Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Cresemba, capsula, Pfizer SRL, ultimo aggiornamento. 30 novembre 2021. Cos'ha Cresemba, capsula? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Cresemba, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci esteri. Cos'ha Cresemba, capsula? Cresemba, capsula ha un farmaco a base del principio attivo isavuconazolo, appartenente alla categoria degli antimicotici e nello specifico derivati triazolici. È commercializzato in Italia dall'azienda Pfizer SRL. Cresemba, capsula può essere prescritto con ricetta RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Confezioni. Cresemba 100 mg capsule rigide. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Basilea Farmaceutica Deutschland GmbH. Concessionario: Pfizer SRL. Ricetta: RNRL, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Classe A. Principio attivo: isavuconazolo. Gruppo terapeutico: antimicotici. Forma farmaceutica: capsula. Indicazioni. Cresemba è indicato negli adulti per il trattamento di aspergillosi invasiva, mucormicosi in pazienti per i quali il trattamento con anfotericina B non è appropriato, vedere paragrafi 4 e 5, 1. Devono essere tenute in considerazione le linee guida ufficiali sull'uso appropriato dei farmaci antimicotici. Posologia. Posologia. È possibile attuare una terapia mirata precoce, terapia preventiva o basata sulla diagnostica, in attesa che la malattia sia confermata da specifici test diagnostici. Tuttavia, una volta disponibili tali risultati, la terapia antimicotica deve essere adattata di conseguenza. Dose di carico. La dose di carico raccomandata di 2 capsule, equivalente a 200 mg di isavuconazolo, ogni 8 ore per le prime 48 ore, 6 somministrazioni in totale. Dose di mantenimento. La dose di mantenimento raccomandata di 2 capsule, equivalente a 200 mg di isavuconazolo, una volta al giorno, a partire da 12-24 ore dopo l'ultima dose di carico. La durata della terapia deve essere stabilita in base alla risposta clinica, vedere paragrafo 5, 1. Per trattamenti a lungo termine di durata superiore a 6 mesi, si deve valutare attentamente il rapporto beneficio-rischio, vedere paragrafi 5, 1 e 5, 3. Passaggio all'infusione endovenosa. Cresemba disponibile anche sotto forma di polvere per concentrato per soluzione per infusione, contenente 200 mg di isavuconazolo. Sulla base dell'elevata biodisponibilità orale, 98%, vedere paragrafo 5, 2, il passaggio dalla somministrazione endovenosa a quella orale e viceversa appropriato se clinicamente indicato. Anziani. Non è necessario alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti anziani. L'esperienza clinica in tale popolazione è, tuttavia, limitata. Compromissione renale. Non è necessario alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti con compromissione renale, inclusi quelli con malattia renale in stadio terminale, vedere paragrafo 5, 2. Compromissione epatica. Non è necessario alcun aggiustamento delle dosi nei pazienti con compromissione epatica lieve o moderata, classi A e B di Killed-Pug, vedere paragrafi 4 e 5, 2. Isavuconazolo non è stato studiato in pazienti con compromissione epatica severa, classe C di Killed-Pug. L'uso in questi pazienti non è raccomandato, a meno che non si ritenga che il beneficio potenziale superi i rischi, vedere paragrafi 4, 8 e 5, 2. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Cresemba nei bambini di età inferiore a 18 anni non sono state ancora stabilite. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Le capsule di Cresemba possono essere assunte con o senza cibo. Le capsule di Cresemba devono essere ingerite intere. Le capsule non vanno masticate, frantumate, sciolte o aperte. Controindicazioni. Ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6, 1. Co-somministrazione con chetoconazolo, vedere paragrafo 4, 5. Co-somministrazione con dosi elevate di ritonavir, 200 mg ogni 12 ore, vedere paragrafo 4, 5.
Co-somministrazione con induttori forti di CYP3A4/5 come rifampicina, rifabutina, carbamazepina, barbiturici a lunga durata d'azione, ad esempio fenobarbital, fenitoina ed erba DS. Giovannio con induttori moderati di CYP3A4/5 come efavirenz, nafcillina ed etravierina, vedere paragrafo 4/5. Pazienti affetti da sindrome del QT corto familiare, vedere paragrafo 4/4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Ipersensibilità. Si deve prestare attenzione quando si prescrive isavuconazolo a pazienti con ipersensibilità ad altri antimicotici azolici. La euroipersensibilità a isavuconazolo può determinare reazioni avverse tra cui ipotensione, insufficienza respiratoria, dispnea. Vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Possibile influenza di altri medicinali sulla farmacocinetica di isavuconazolo. Isavuconazolo ha un substrato di CYP3A4 e CYP3A5, vedere paragrafo 5/2. La co-somministrazione di medicinali che sono inibitori di CYP3A4 e O, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere Cresemba, capsula durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Cresemba, capsula durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. I dati relativi all'uso di Cresemba in donne in gravidanza non ci sono. Gli studi sugli animali hanno mostrato una tossicità riproduttiva, vedere paragrafo 5/3. Il rischio potenziale per, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Isavuconazolo presenta una moderata possibilità di alterare la capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. I pazienti devono evitare di guidare o usare macchinari se sviluppano sintomi quali stato confusionale, sonnolenza, sincope o capogiro. Effetti indesiderati. Riassunto del profilo di sicurezza. Le più comuni reazioni avverse correlate al trattamento sono state: valori epatici elevati nelle analisi chimiche, 7,9%, nausea, 7,4%, vomito, 5,5%, dispnea, 3,2%, dolore addominale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sintomi. In uno studio sul QT, i sintomi riportati più frequentemente a dosi sovraterapeutiche di isavuconazolo, equivalenti a 600 mg/v di isavuconazolo, rispetto al gruppo trattato con dosi terapeutiche, equivalenti a 200 mg/v di isavuconazolo, hanno incluso cefalea, capogiro, parestesia, sonnolenza, alterazione dell'attenzione, disgeusia, bocca secca, diarrea, ipoestesia orale, vomito, vampata di calore, ansia, irrequietezza, palpitazioni, tachicardia, fotofobia e artralgia. Gestione del sovradosaggio. Isavuconazolo non viene rimosso mediante emodialisi. Non esiste alcun antidoto specifico per isavuconazolo. In caso di sovradosaggio, si deve istituire un trattamento di supporto. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antimicotici per uso sistemico, derivati triazolici, codice ATC. Ilunga 02H05. Meccanismo d'azione. Isavuconazolo ha il metabolite attivo che si forma dopo somministrazione orale o endovenosa di isavuconazolio solfato, vedere, proprietà farmacocinetiche. Isavuconazolio solfato ha un profarmaco idrosolubile che può essere somministrato come infusione endovenosa oppure oralmente sotto forma di capsule rigide. In seguito alla somministrazione, isavuconazolio solfato ha rapidamente idrolizzato dalle dati preclinici di sicurezza. Nel ratto e nel coniglio, isavuconazolo a esposizioni sistemiche inferiori al livello terapeutico è stato associato ad aumenti correlati alla dose dell'incidenza di anomalie scheletriche, coste sopranumerarie rudimentali, nella prole. Elenco degli eccipienti. Contenuto della capsula: magnesio citrato, anidro, cellulosa microcristallina, talco, silice colloidale anidra, acido stearico. Involucro della capsula: ipromellosa, acqua purificata, ossido di ferro rosso, e 172 solo corpo della capsula. Biossido. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.